Buonasera e benvenuti alla prima puntata della miniserie Vi uccido. Racconteremo 6 casi di serial killer diventati famosi per la particolare crudeltà. 6 storie analizzate da 3 punti di vista: la criminologa, lo scrittore, il giornalista. Per gli argomenti trattati la trasmissione è adatta a un pubblico adulto. Vi chiediamo scusa in anticipo. Probabilmente avremo dei problemi tecnici. Subiremo delle interferenze dovute a uno spirito errante che purtroppo abbiamo liberato durante le nostre indagini. La nostra troupe lo ha soprannominato Ombra. Diamo per scontato che le persone siano buone e che il male, l'egoismo e la cattiveria siano soltanto un'aberrazione. Invece è l'esatto contrario. Le persone sono cattive, sono diaboliche, sono orribili e il bene invece è da ricercare come un dono speciale. Non fidatevi mai di nessuno, perché tutto prima o poi potrà essere usato contro di voi e soprattutto contro le persone che avete più vicine. Non è un caso che gli amici diventino nemici e viceversa. Quante persone hanno tradito per la causa dell'amore? Una frase della canzone La sedia di Lilla di Alberto Fortis. Il racconto di questa sera vi parlerà di amicizia e avidità, di magia e di follia. La nostra storia si svolge tra il 1939 e il 1941, un periodo molto particolare perché incomincia la Seconda Guerra Mondiale. Il nostro serial killer che cosa pensava? Quali motivi l'hanno portato a compiere azioni tanto efferate? Tutti i tuoi figli moriranno. Queste furono le parole di una zingara a cui si aggiunse la maledizione della madre in punto di morte. La nostra assassina ebbe 13 gravidanze che finirono con 3 aborti e 10 neonati morti. La donna era devastata dal dolore e si rivolse a una maga locale. Nella sua mente le successive 4 gravidanze erano dovute alla magia. Quando scoppia la Seconda Guerra Mondiale, il figlio prediletto rischia di essere chiamato al fronte. Mamma, devo partire per il fronte. La nostra assassina entra in un profondo stato di sconforto. Di poca cultura e con una personalità disturbata trova una soluzione estrema. Decide di commettere sacrifici umani per salvare il figlio. Per quello che sappiamo non uccide per follia, per denaro o per rabbia, ma per amore. Le vittime accertate sono 3. La signora Setti, la signora Soavi e la terza è Virginia Cacioppo, una soprano di discreto successo. Tutte e 3 le vittime sono finite nel pentolone di Leonarda Cianciulli. Il bisogno di uccidere. Da dove nasce? Il male non viene più concepito come una linea da non scavalcare. È un desiderio che si comporta come un fiume in piena, che cerca uno sfogo. Provate a immaginarvi la scena. Una donna alta più o meno 1,50 m, di 50 kg, che con coltelli e accette uccideva e sezionava i corpi. Dal suo memoriale, probabilmente scritto dai suoi avvocati, emergono particolari inquietanti. La saponificatrice di Correggio sciolse i corpi nella soda caustica con allume di rocca e creando delle saponette. I resti furono gettati nel canale. Ma con tutto quel sangue, che cosa fece? Incredibile, ma vero. Con il sangue suggellò il suo patto scellerato con il diavolo. Lo faceva seccare nel forno e preparava dei biscotti che dava da mangiare ai propri figli. Gli inquirenti chiesero a Leonarda Cianciulli: cosa ne hai fatto dei corpi? La donna rispose: mi sono mangiata le mie amiche. Dopo ogni giorno torna la notte e con il buio arrivano le paure. Un portico avvolto nella nebbia, una quercia scura all'orizzonte, il rumore di passi alle nostre spalle. In ogni momento possiamo diventare carnefici o vittime. Per gli appassionati del crime e della cronaca nera, parole come testimoni, movente, tribunale e indagini sono ben note. Ma qual è il loro vero ruolo e come avvengono le investigazioni? L'ordinamento giuridico italiano prevede che prima del processo avvengano le cosiddette indagini preliminari da parte della polizia e del pubblico ministero.
Come fossero giocatori di Cluedo, il loro compito è quello di trovare le tracce di sangue, il movente, l'arma del delitto e trovare quali sono i testimoni e gli eventuali accusati. Se pensate che queste indagini siano facili, vi sbagliate di grosso. Basti pensare al fatto che queste sono quelle indagini che devono andare a rintracciare gli indizi che sono più sensibili al tempo. Basti pensare ai capelli, alle tracce di sangue. Altre volte infatti si tratta della pura casualità, un po' di fortuna. Basti pensare al caso della Cianciulli, che venne risolto perché un'amica dell'ultima vittima sospettò qualcosa e i carabinieri agirono di conseguenza.